Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Stamattina è dura, durissima, ragazzi miei, durissima anche proprio fisicamente parlando perché mi sono svegliato praticamente senza voce. Ieri ho urlato come uno scannato e che ti aspetti stamattina? Poi no, hai anche una certa età, Neschio, per cui te la sei cercata, te la sei voluta adesso. Vai, 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 continua, procedi. Ho anche un mal di testa da far paura, ma non siamo qui per parlare dei miei malanni, invece ce ne sono di cose su cui puoi aprire un dibattito e che hanno già dato tanta tanta voce e quasi, non dico inspiegabilmente, assolutamente no, però, cioè, si è parlato così tanto di Turam che ride, mandatelo, io alcune cose anche poi folli, poi capisco anche l'arrabbiatura, ma attenzione, ci arriviamo. Sono contento, ma veramente strafelice a più non posso, nonostante i giornalisti faziosi, e poi apriremo anche una parentesi su questa categoria, sì, perché per me è proprio una categoria, non il giornalista fazioso, eppure, eppure non si è discusso fortunatamente di episodi arbitrari dopo questo 4-3, almeno parlo sempre, io parlo di una stima del 90-95%, poi è chiaro che lo trovi il Pellegrino di turno, no? Pellegrino di turno non credo sia un'offesa, mi auguro di no. E poi un'altra cosa importante, forse la più importante di tutte, è la voce degli allenatori. Se su chi ho già parlato delle sue precedenti doti chiamiamole doti da comunicatore, mi ha impressionato tutto. Mi ha impressionato la lucidità di Tudor dopo questo 4-3 in una Juventus-Inter, una partita che vai sotto, vai sopra, vai sotto, vai sopra, tanti gol. E lui l'ha analizzata lucidamente e non facendosi minimamente imbeccare dal risultato. È stato clamoroso Tudor. Ragazzi, è stato clamoroso. Lo dico e lo voglio rimarcare perché è una roba che non vedi spesso e soprattutto non la vedi dopo un big match del genere. Perché Juventus-Inter, voi o non voi, è sempre è un big match, anche se quando vedi questo 4-3 io non è che sono felicissimo, perché significa che tante cose onestamente non sono andate bene ed è una cosa che infatti è stata rimarcata. Ma ci arriviamo ovviamente, prima come al solito un paio di robette veloci, le solite, lasciate like anche sulla fiducia, anzi non fidatevi, vedete, poi magari lo lasciate, grazie signori miei perché comunque siete sempre qui a sostegno, tante iscrizioni per chi non l'avesse fatto ancora continuate a farlo, grazie mille, trovate tutto in descrizione anche per le altre piattaforme, social, siete praticamente ovunque, siete clamorosi, nonostante gli sfottò che ci stanno assolutamente, però alla fine c'è il vostro supporto, c'è tutto e grazie, 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 grazie veramente. Scusate ancora se non l'ho fatto prima, poi mi dimentico anche quello che faccio un secondo. Scusate ancora perché ho una voce, sono impresentabile, sono impresentabile. O dovevo fare scena muta o mi dovevo presentare così. Sono andato per la seconda opzione. Allora, parto appunto in ordine un po' cronologico da quello che poi ho detto diciamo in questa sorta di intro. Il discorso Turam che sul 4-3, o meglio sulla revisione del 4-3 pizzicato con il fratello, quindi parlo di Marcus pizzicato con Gefren, che se la ride, che scherza di gusto. Prima sul gol del 3-2 non aveva esultato, si dice così, e quindi queste cose sommate insieme hanno fatto un po' insorgere alcuni tifosi delicati, diciamo così. Attenzione, io la reazione di alcuni la posso anche capire, perché vi dico la verità, eh, vista da fuori, poi a freddo, con calma, dice anche un'immagine bella, no? Un'immagine bella tra due fratelli in campo che se la ridono di gusto, perché sostanzialmente, perché se la ridono di gusto? E qui veniamo al nodo centrale, se la ridono di gusto perché sanno che sono stati tra i migliori di questa partita. Ecco, ed è la cosa più importante per me. Per me, prima di ogni discussione sul sorriso, è che stiamo parlando forse del migliore in campo. Marcus Thuram ha fatto una partita clamorosa, enorme. Marcus Thuram ha approcciato questa stagione in maniera perfetta. Questa è per me la cosa più importante. E se lui ride, ma che ridesse, ma l'importante è che mi gioca bene. Il problema è se avesse fatto una partita veramente
disgustosa, repellente, e poi sta lì anche con tuo fratello, prendi il quarto gol e ti metti anche a ridere, allora sì, io divento matto. Ma Thuram ride quando sta bene, e quindi fatemelo ridere. Cioè, se continua a sta bene così, ma che ridesse, ma da mattina, sera, pomeriggio, ma fatti corsi e corsi di sorriso, non mi interessa niente. L'importante è che vedo un giocatore centrato, che gioca, un giocatore che fa gol, sta bene, corre, lotta, si impone, ma assolutamente, questa è la cosa più importante. E ribadisco, sorrideva con suo fratello. Quindi questo è il messaggio che voglio far passare io. Poi, certo, hai preso il quarto gol, lo stanno revisionando, stanno vedendo quello che vi pare. Magari poteva in quel momento capire. No, non che poteva. È il suo modo di fare, è il suo carattere. Io da tifoso dico, lo capisco quella parte che è un po'. Però finisce là. Cioè, finisce là, assolutamente. Perché, ripeto, Thuram sorride quando sta bene. E poi sorrideva con suo fratello, appunto perché sapevano di essere stati praticamente tra i migliori. E questo è il punto. E come dicevo prima, in quella circostanza c'era la revisione, se non sbaglio, sì, per l'episodio Thuram-Bonni. Ecco. E qui andiamo alla categoria, come dicevo prima, dei giornalisti faziosi, che è la peggiore. No, peggiore, è la più pericolosa. È la più pericolosa perché poi sono quelli che vanno a informare una fetta di pubblico. E se tu il pubblico lo informi facendoti influenzare dalla tua fede, diventi pericoloso. Diventi pericoloso perché poi c'è chi ti segue. Però la bellezza di ieri è che ieri veramente pochi, ma veramente un numero veramente credo minuscolo, si sia concentrato su un episodio che non ha niente da dire. Cioè, non puoi annullare un gol del genere per un contatto, forse, no, di certo non di piede, non c'era stato, forse c'è stato un tocco sul volto, ma si toccano casualmente, non puoi annullare un gol del genere. Cioè, non esiste, sarebbe veramente la morte del calcio, quindi c'è poco da discutere, non c'è niente da andare ad analizzare, ma veramente niente. Io ribadisco, ieri mi sono anche tenuto un po' stretto dicendo lo devo di vedere perché l'abbiamo. Sono andato a vedere, c'è niente, quindi io ce l'ho più che altro con quelli che i faziosi, i giornalisti faziosi che poi cercano sempre di aizzare, e non c'è niente da aizzare, non c'è niente da aizzare, non aizzate, che non serve a nulla, aizzare, ma zero, serve a zero, porto e riporto zero. E questa è. Poi andiamo, come dicevo prima, forse alla nota più importante, gli allenatori. Gli allenatori. E a me sono piaciuti entrambi. Continuano a piacere entrambi, partendo da Tudor, lo dicevo prima. Se voi lo ascoltate, Tudor fa capire innanzitutto che non voleva fare questo genere di gara, non voleva essere schiacciato, no? Dal punto di vista del gioco, del palleggio, dall'Inter, e la Juventus ha giocato praticamente nella sua metà campo per quasi tutta la gara, e non era nell'idea tattica del proprio mister, e ha detto chiaramente anche che ci sono partite che poi vinci, ma sarebbe stato più giusto anche un risultato diverso, ossia perché no un pareggio. E dire queste cose dopo un Juventus Inter, ragazzi, non era affatto scontato, ma zero. L'ha detto dopo che, se non sbaglio, ieri, non mi ricordo, a DAZN, no, gli fanno presente che, no, che ha vinto contro una buona Inter, perché poi alla fine è questo, l'Inter non ha fatto una partita bruttissima, non ha fatto perché noi ci facciamo condizionare dal risultato, ma io ve l'ho detto anche ieri, l'Inter non ha fatto una brutta partita, no, non ha fatto una brutta partita ieri, ma questo paradossalmente mi preoccupa anche di più, mi preoccupa molto di più, perché tante volte, ma tantissime, l'Inter non fa una brutta partita, però poi non la perde, però poi non la vince, anzi, alcune volte la perde. E allora interroghiamoci, perché non può essere sempre la sfortuna, non può essere sempre il fatto, non può essere sempre il caso. E interroghiamoci. E anche qui poi vengo da Kivo, che sì, da un lato dice abbiamo dominato, e attenzione, su questa parola bisogna andarci anche sempre un po' cauti,
Per dominare, se si intende il pallino del gioco, il palleggio, lo schiacciare l'avversario nella propria tre quarti, sì, però per me il dominare deve essere anche creare, in base alla mole del gioco, creare tantissime occasioni da gol. E se noi andiamo a vedere la mole di gioco dell'Inter, la mole di gioco della Juventus, hai creato meno di quello che avresti dovuto creare. E questo vale per Juventus Inter, vale per Inter Udinese, dove praticamente hai schiacciato l'Udinese per tutta la gara. Però quante occasioni hai creato? Certo, l'Inter ha avuto più occasioni secondo me della Juventus ieri sera, ma sempre poco rispetto a quanto li hai fatti abbassare. Sempre poche, per quanto mi riguarda. Ma non è neanche questo il punto, soprattutto ieri, dopo che comunque riesci a segnarli 3 gol. Non può essere ieri questo il punto. Il punto ieri è che, come al solito, e l'ha detto, e qui ancora una volta mi piace Chivo perché l'ha sottolineato più volte, dobbiamo essere anche più sporchi. Non dobbiamo aver paura di buttare la palla ogni tanto, perché ormai abbiamo imparato, ci stanno ovviamente ogni volta buttando dentro sto discorso che la palla bisogna giocarla sempre. Non è così. Ogni situazione, ogni scenario ha uno svolgimento e ci sono X possibilità e Y soluzioni. Quindi sempre sto fatto che c'è solo e sempre un modo. No, non è così, non è così. E in questo ieri la Juventus è stata maniacale, si è difesa quando c'era da difendersi, anche contro la propria volontà, però poi quando c'era subito da andare di nuovo ad affondare, lo ha fatto, e lo ha fatto anche perché l'Inter gliel'ha permesso senza ombra di dubbio. Poi attenzione, per carità, io ho parlato veramente poco di Sommer, ieri non all'altezza, ma attenzione, non è che Sommer è il colpevole, perché Sommer da una parte, Di Gregorio dall'altra, anche Di Gregorio ha fatto delle robe dove secondo me poteva fare nettamente meglio, quindi non è che hai perso per Sommer, hai perso da un lato Sommer e dal lato Di Gregorio. Con altri portieri secondo me avresti visto meno gol da una parte e dall'altra, e quindi non è che troviamo il colpevole come al solito e falcidiamolo, atterriamolo, no. Assolutamente no. Io me la prendo con, ripeto, con la mancanza di attenzione. Devi essere sul pezzo, perché poi alla fine, ancora una volta, siamo qui a discutere di una buona Inter, ma ti manca sempre qualcosa. Ragazzi miei. E questo è grave, perché poi non farai sempre delle ottime prestazioni. E se già non vinci quando giochi bene, figuratevi che può succedere dopo. Figuratevi. Perciò bisogna essere pratici, bisogna essere sul pezzo, attenti, concentrati, e invece ancora una volta vediamo degli errori e della superficialità. E su questo va lavorato, su questo conta anche tanto l'allenatore. Attenzione, voglio dirlo, io che ribadisco oggi penso che Kivu non abbia assolutamente colpe, anzi l'unica colpa che ha avuto è che doveva essere ancora più duro sul discorso mercato, perché l'ha fatto capire, ma qualcuno ancora magari non ci è arrivato, ma lui non è rimasto assolutamente contento di come hanno operato, e quindi poteva essere anche un po' più duro. Beh, ma detto ciò, niente ragazzi, vediamo. Spero che non porti altre scorie questa sconfitta, perché poi è così. Vedi già una squadra che mentalmente, non lo so, viene da alcune batoste. Continuino a non riuscire, non lo so. Vediamo sostanzialmente, signori miei, quello che succede. Sono andato anche troppo lungo, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Da Rischio.